questo video è per ringraziare tutti quelli che si sono iscritti recentemente al mio canale e che hanno visualizzato i miei video. C'è stato, diciamo, un picco di visualizzazioni recentemente per un video in particolare che ho girato qui alla Baita, e volevo fare questo video per ringraziare i primi 1000 iscritti, ma non ho fatto neanche in tempo ad organizzarmi, che ho già superato i 2000 e passa, quindi grazie. Sicuramente un risultato inaspettato, anche perché insomma il canale è partito un po' così, con un progetto non proprio ben definito. A me piace fare video, mi piace fare fotografia e quindi sono una delle mie passioni, e ho cercato di coniugarla con altre passioni, quali possono essere la mia passione per la natura, per la montagna, il trekking e quest'ultimo progetto che ho messo in piedi, che è quello della Baita. A proposito della Baita, volevo anche magari rispondere a qualche domanda che mi è stata fatta, qualche domanda frequente. Allora, tanto per iniziare, io non vivo stabilmente qui. Qualcuno pensa che io viva qui, ma in realtà non sto scritto da nessuna parte. Io passo qui il mio tempo libero, è una delle mie tante passioni, è una di quelle passioni a cui dedico la maggior parte del mio tempo, a dire il vero, soprattutto in quest'ultimo anno e mezzo. Ho acquistato la Baita 1 anno e mezzo fa, è una cosa che è partita così, un mio piccolo sogno, e diciamo che la mia ispirazione è stata un po' la Val Grande, cioè io volevo realizzare un piccolo bivacco mio personale, senza spendere un capitale, non volevo insomma lo scialle da riccone, volevo una cosa molto, molto spartana, e che fosse abbastanza isolata, anche perché non volevo avere altre baite attorno, volevo diciamo restare un po' solo qui nel bosco. Allora, quando sono partito con questo progetto non avevo, a dire il vero, le idee molto chiare, cioè era tutto un mondo nuovo, non sapevo, a dire il vero, da che parte girarmi. Poi grazie un po' a internet, raccogliendo informazioni, ho capito che la cosa sarebbe stata fattibile. È stata molto dura perché i materiali li ho portati tutti a spalla, perché per arrivare qua ci sono 20 minuti di sentiero, non siamo chiaramente in una zona lontanissima diciamo, dalla civiltà, il paesino è appena qua sotto, sono 20 minuti e sono 200 metri di dislivello circa, quindi è una bella salita abbastanza ripida, e ho trasportato tutti i materiali a spalla, quindi perline, piuttosto che isolante, stufa smontata a pezzi, canna fumaria, sacchi e sacchi e sacchi di cemento, come vi faccio vedere all'inizio del video. Ho voluto fare questa piccola introduzione per far vedere che comunque qua non è che vengo tanto a rilassarmi, qua si viene a lavorare. Alla fine penso che, leggendo anche i commenti, ho letto anche dei commenti di qualcuno che ha una baita, una casetta in montagna, e sanno benissimo di cosa stiamo parlando. È una cosa che deve chiaramente piacere, deve appassionare, è una cosa che dà grandi soddisfazioni, però è molto faticoso. Probabilmente da quando ho preso la baita, non saprei, ma pochissime volte sono venuto qua e non ho fatto nulla, ho sempre lavorato e lavorato. Devo dire che comunque a distanza di tempo adesso mi ritengo soddisfatto. Mi ritengo soddisfatto perché è stata una sfida, ho voluto anche il discorso del trasportare i materiali a spalla, è stata anche una scelta. Il progetto iniziale è partito, diciamo, con l'idea di fare le cose con le risorse che avevo, quindi spendendo sostanzialmente il meno possibile, perché come la maggior parte di voi che mi seguite, credo, comunque sia, ho già delle spese, ho già il mio mutuo, come dicevo io non vivo qui, ho un lavoro come tutti, e qua vengo per staccare la spina, per sfogarmi, per imparare il più possibile. La scelta del trasportare i materiali a spalla
è stata una scelta anche dettata dal fatto di limitare i costi per evitare di utilizzare l'elicottero, ma anche una sfida personale, soprattutto una sfida personale, perché ho sempre pensato che la gente che viveva in montagna alla fine faceva una vita durissima, molto più dura di quella che facciamo noi, e quindi quello che ho fatto io qui, a dire il vero, se pensiamo alla baita in sé, come è stata costruita, sasso su sasso, spaccando la pietra qui sul posto direttamente, è stato uno sforzo veramente minimo rispetto a quello che era la fatica che si faceva un tempo, quindi ho deciso di mettermi in gioco così. E niente, dicevo, grazie ad internet sono riuscito a trovare un sacco di informazioni, un sacco di aiuti anche per come concepire e fare i vari lavori utilizzando il più possibile le risorse disponibili sul posto, e così su YouTube sono venuto a conoscenza di questo canale, si chiama Myself for Alliance, di questo canadese, questo signore di 48 anni che ha deciso di andare a vivere nel bosco e di costruirsi una casetta in tronchi completamente utilizzando attrezzi manuali. Fa dei video bellissimi, è il mio idolo, e vi metto in descrizione il link anche della sua pagina perché è veramente interessante. E anche lui è stato sicuramente in fase, non è stato lui a spronarmi all'acquisto della baita, era già un'idea che avevo in mente. Quando sono partito ho cercato informazioni su come fare i vari lavori, sono venuto a conoscenza del suo canale e ho visto tutto quello che ha fatto lui da solo, e allora mi sono detto che alla fine se l'ha fatto lui posso farlo anch'io, e quello che devo fare io obiettivamente rispetto a tutto quello che ha fatto lui è molto meno, e quindi ho trovato anche motivazione e mi sono ispirato anche per alcuni lavoretti che ho fatto qui in baita, come ad esempio costruire il tavolo, piuttosto che fare cavalletti, piuttosto che fare lavori vari che adesso mi sfuggono anche Vabbè, comunque è stato sicuramente di grande ispirazione, quindi grande Sean, grazie. E niente, cos'altro posso dire? Beh, la baita allora è una baita nel bosco, attorno non c'è nulla, i servizi, quindi la corrente la ricavo da un pannello solare con delle batterie, che anche questi li ho portati su a mano, l'acqua la pesco da un torrente parecchio lontano. Il riscaldamento è a stufa a legna, ho anche un caminetto e niente. Insomma, bisogna imparare ed arrangiarsi. Chiaramente a me piace molto questo genere di cose, al risultato finito è una grandissima soddisfazione, e delle volte penso che figata, sono riuscito a farlo da solo. Allora, dai vostri commenti ho visto che moltissimi apprezzano questo genere di cose semplici, quindi mi fa piacere che vi siano piaciuti dei video particolarmente probabilmente rilassanti in cui faccio il pane piuttosto che cucino e si sentono i suoni del bosco, della natura, ed è veramente così, quando sei qua è così. Come dicevo prima, è molto dura, è molto faticosa perché c'è sempre da lavorare, c'è da fare legna, c'è da fare sempre 1000 lavori. Ho in programma adesso altri tantissimi lavori da fare e il tempo non basta mai, e vabbè, piano piano, come dicevo, una passione. E tra l'altro adesso questi giorni porterò su altri sacchi di cemento e nei prossimi giorni altri, perché ho in mente un bel progetto che dovrò realizzare. Come dicevo, ho fatto praticamente tutto da solo, mi sono arrangiato, anche perché ho preferito non appoggiarmi a nessuno, non pretendere aiuto da nessuno. L'aiuto molte volte è arrivato così in modo completamente disinteressato da parecchi amici che sono venuti su anche soltanto una volta magari a portare un sacco di cemento, chi è venuto più spesso e mi ha aiutato a fare anche dei lavori che da solo non avrei potuto fare, trasportare dei materiali che da solo non avrei potuto trasportare, per esempio. Dai commenti si evince che molti di voi vorrebbero fare questo genere di vita, questa scelta di vivere in mezzo alla natura. Quello che volevo dire è che un conto è passarci dei weekend
che comunque già di per sé è molto impegnativo, perché il vostro tempo libero lo dovete dedicare qua e dovete avere una certa dedizione, perché se mollate è finita, cioè soprattutto agli inizi. Adesso è molto più morbida la cosa perché il grosso dei lavori che avevo in mente li ho completati, quindi adesso ci sono 1000 altri lavori, ma i lavori prioritari, agli inizi io qua in baita non potevo neanche fermarmi a dormire, non c'era un isolamento del tetto, non c'era nulla, non c'era riscaldamento, quindi la priorità era riuscire a mettermi in condizione di poter venire qua e stare a dormire. Agli inizi è stato proprio veramente una sfida incredibile per me. Mettendo mano ho visto che le cose si riuscivano a fare e allora lì mi sono tra virgolette gasato e sono andato avanti come un trattore con tutti i vari lavori e comunque, come dicevo già, venire qua tutti i weekend più o meno è un impegno. Pensare di vivere, sì, si potrebbe vivere sicuramente, c'è chi lo fa. Il problema è che bisognerebbe avere delle entrate. Se non si lavora, pensare di vivere di nulla è impossibile. Qui vivere nel bosco significherebbe cosa mangi? Le castagne, mangi i funghi, puoi fare un orto, sì, però non è secondo me non è una zona ideale per vivere in modo completamente autosufficiente. Bisognerebbe avere una proprietà più grossa e bisognerebbe magari mettere degli animali, insomma fare una scelta più radicale che comunque è estremamente vincolante. Io ho 35 anni, non mi sento ancora di fare delle scelte così vincolanti. Come dice poi il mio amico Sean di My Self Reliance, ovviamente chi vuole pensare di vivere questo genere di vita a tempo pieno, per prima cosa deve cercare di passare più tempo possibile all'aperto, in outdoor. Se avete intenzione di fare una scelta del genere, cercate di passare più tempo possibile facendo questo genere di attività, più o meno tutti i weekend, e da lì riuscirete a capire se è veramente la cosa che fa per voi, che vi piace, la vostra strada. Io ad esempio lo faccio perché mi piace, lo faccio perché ho bisogno di imparare, e non lo so se un giorno diventerà una scelta, questo non lo so, probabilmente no, resterà così. Comunque per prima cosa bisogna imparare a fare più cose possibili, bisogna sapere arrangiarsi in tutto, non si può sempre pretendere di appoggiarsi a qualcun altro. Beh, mi dispiace di non aver potuto girare questo video davanti a un bel fuoco, ma qui in estate tutte le sere praticamente piove, ha fatto temporale e allora ci ho rinunciato. Bene, spero di aver detto più o meno tutto, spero di non avervi annoiato e vi ringrazio ancora per il supporto che state dando al canale. È un canale piccolo, chiaramente qualcuno farà ridere fare un video di ringraziamento per 1000-2000 iscritti, ma chiaramente secondo me in questo genere di cose non si può avere la pretesa di avere milioni di iscritti. Comunque, beh, è stata già una grande soddisfazione e vi ringrazio, continuate a seguirmi, e commentate, condividete, e questo è l'unico modo di supportare il canale. Grazie mille, alla prossima, ciao!